tappa del nostro road trip verso Ginevra con Maserati Levante. Siamo sul Lago Maggiore, ci stiamo apprestando a questo punto a fare la prima sessione di photoshooting alla nostra compagna di viaggio, proseguire in avanti verso il Passo del Sempione per arrivare poi quest'oggi a Interlaken. Siamo a Monte Crestese, nella zona che circonda Domodossola, fra le montagne con la Maserati Levante Gran Lusso SQ4. Guardate che bello il panorama intorno a noi. E siamo diretti, come vi dicevamo prima, a Interlaken, allo scopo di raccontarvi tutte le novità del Salone dell'Automobile di Ginevra. Siamo al terzo stop della giornata davanti all'Ospizio del Sempione, voluto da Napoleone Bonaparte, ovviamente sempre con la nostra compagna d'avventura che ci conduce tra le nevi. Guardate quanto è fantastico il panorama che abbiamo intorno, è qualcosa di davvero sorprendente e non ci resta a questo punto che dirigerci verso l'Aquila del Sempione. Dopo essere passati dall'Ospizio del Sempione, un altro punto panoramico che incontriamo sul nostro percorso nel nostro viaggio verso Ginevra e nella fattispecie verso Interlaken è l'Aquila del Sempione, voluta dall'esercito svizzero e che vediamo alle spalle di Maserati Levante. Dalla ripresa non se ne intuisce molto la mole, ma fidatevi, è veramente imponente da vedere mentre effettuiamo una sessione di photoshooting con Riccardo e Matteo al lavoro. Ciao. E facciamo ovviamente rotta a questo punto nella parte più bassa della Svizzera per pernottare questa notte in vista del Salone di martedì. Figata. Cioè, però è figo. Cioè praticamente noi stiamo fermi qui. Questo adesso ci porterà di là, perché questi sono tornati. Cioè noi stiamo fermi così e questo si muove. Sì. Siamo finalmente arrivati a Interlaken e come potete vedere è finalmente ora di cena per noi, quindi si chiude qua il nostro diario odierno. Buongiorno, siamo a Interlaken in un clima a dir poco frizzantino insieme alla nostra Maserati Levante. Come vedete la giornata non è esattamente delle migliori, il clima è piuttosto rigido, però la città è davvero stupenda, la natura è a dir poco dirompente e ci sono dei bellissimi scorci, soprattutto architettonici. Il clima plumbeo regala un contesto davvero molto emozionale al blu Maserati che ci accompagna durante questo viaggio. Primo punto di interesse della giornata, Spiez davanti al relativo castello, insieme ovviamente alla nostra compagna di viaggio, la Maserati Levante. Sta piovendo a dirotto, però il panorama è davvero fantastico, mentre il nostro buon Matteo scatta anche le prime foto. Guardate che meraviglia tutto intorno a noi e guardate che bello questo castello che è al momento in fase di ristrutturazione. La seconda tappa della giornata è Spiez con il suo relativo castello, uno dei meglio conservati dell'epoca medievale e all'interno di cui ci rechiamo per apprezzarne appieno l'intera bellezza. Ora di cena anche oggi per noi. Si conclude qua la nostra seconda giornata
nella trasferta verso il Gyms. Cucina libanese questa sera. Buon appetito anche a tutti voi che ci seguite. Prima giornata stampa del Salone dell'Automobile di Ginevra 2019. Ci stiamo recando là a bordo della Maserati Levante. Il nostro buon Massimiliano Salvato sta fotografando, mentre Matteo è alla guida e Riccardo fa da navigatore. Inizia a questo punto definitivamente la nostra prima giornata stampa al Salone dell'Automobile di Ginevra. Entriamo a questo punto nella consueta sala stampa e da qua inizierà tutto il nostro lavoro. Siamo sullo stand Ferrari, andiamo alla scoperta della novità dell'anno della casa del cavallino rampante, ovvero la Ferrari F8 Tributo, che è qua esposta nelle colorazioni blu e nel tradizionale rosso. È una vettura incredibilmente compatta e rastremata a osservarsi dal vivo. Come abbiamo già detto sul nostro sito in questi giorni, va a sostituire la 488 GTB all'interno del listino della casa del cavallino rampante, mutuandone alcune soluzioni. La F8 Tributo inaugura un nuovo linguaggio stilistico, come potete vedere da questi nuovi gruppi ottici, ma preserva l'identità delle berlinette a motore posteriore centrale della casa di Maranello, con delle fiancate molto sinuose e in particolar modo con delle aperture sulle fiancate atte a portare aria verso le turbine, che abbiamo già visto in passato sulla 488 uscente, appunto un V8 biturbo da 3,9 litri capace di sviluppare 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia, 50 cavalli in più e 10 Nm in più rispetto al modello uscente. Tra le grandi novità sullo stand della Casa del Toro al Salone dell'Automobile di Ginevra troviamo anche la Lamborghini Huracan Evo Spider, ovvero la variante en plein air della Lamborghini Huracan Evo, e che dichiara tra i suoi grandi punti forti un peso contenuto entro solo i 1142 kg. Cuore e anima della Lamborghini Huracan Evo Spider rimane il noto V10 aspirato da 5,2 litri, in grado di sviluppare 640 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, valori questi che vanno a tradursi in uno 0-100 km/h in 3 secondi e 1, in uno 0-200 km/h in 9 secondi e 3 e in una velocità massima di 325 km/h. Siamo finalmente giunti al termine della prima giornata stampa del Salone dell'Automobile di Ginevra. Ci apprestiamo a questo punto ad abbandonare la sala stampa e a ritornare qua domani mattina sul presto per proseguire il nostro lavoro. Giorno 2 dedicato alla stampa del Salone dell'Automobile di Ginevra. Ci stiamo recando verso il Palexpo per l'ultima giornata riservata appunto ai giornalisti. Matteo alla guida, Riccardo vicino alla navigazione, Massimo qui con noi, sempre pronto con i social. Non ci resta a questo punto che andare a guardare le ultime novità per quest'anno e poi fare rotta verso casa a partire dalla prima metà del pomeriggio. Inizia la nostra seconda giornata lavorativa negli spazi del Palexpo di Ginevra, ultima vasca tra le novità presentate quest'anno per noi della stampa. Il costruttore svedese specializzato nella produzione di hypercar torna a stupire al Salone dell'Automobile di Ginevra 2019 con la Koenigsegg Jesko, ovvero la erede della Ghera da cui ne raccoglie l'importante testimone, estremizzandone però le prestazioni. Cuore pulsante della Koenigsegg Jesko è infatti un biturbo V8 da 5 litri capace di ben 1280 cavalli di potenza e di addirittura 1500 Nm di coppia. Un'unità termica che sfrutta componenti ricavate dal pieno, bielle in lega d'acciaio a elevata resistenza e pistoni con rivestimento ceramico. Doppio metodo di cambiata e funzione autoskin e un abitacolo pregno di elementi in fibra di carbonio tanto quanto l'esterno completano la dotazione della Koenigsegg Jesko, che promette oltre 1000 kg di downforce a una velocità massima di quasi 500 km/h. La Volete verrà realizzata in sole 125 unità e ovviamente destinate a un pubblico più che esclusivo che apprezza i dettagli
più ricercati su una vettura. Casa di Gaydon porta al debutto al Salone dell'Automobile di Ginevra 2019 l'Aston Martin Vanquish Vision Concept, ovvero un esercizio stilistico che anticipa una stradale a motore posteriore centrale che dovrebbe arrivare sul mercato a partire dal 2022 e che sfrutta un telaio scatolato in alluminio allo scopo di restituire leggerezza e fruibilità. Ancora sconosciuti i dettagli tecnici, ma sappiamo per certo che al di sotto di questo scudo dovrebbe pulsare un V6 di cui non sappiamo ancora praticamente nulla. Mostra delle forme sinuose volte a far defluire il flusso aerodinamico alle spalle di questa incredibile hypercar e mette in mostra delle fiancate atte a coinvogliare appunto i filetti fluidi verso la sezione posteriore dell'auto. Anche l'Aston Martin RB003, nuova hypercar britannica sviluppata in collaborazione con Red Bull Racing, è caratterizzata da soluzioni tecniche estreme al pari della Valkyrie, da cui trova ispirazione. Meno estrema rispetto a quest'ultima, l'Aston Martin RB003 verrà prodotta in tiratura limitata a 500 unità. La casa non ha ancora rilasciato dati tecnici ufficiali, ma a muovere questa vettura dovrebbe essere un V6 turbo benzina ibrido con sistema Nexcel, già visto sulla Vulcan, che consente di cambiare l'olio in soli 90 secondi di tempo e che troverà posto al centro di un telaio in fibra di carbonio derivato dalla sorella maggiore Valkyrie. Ovviamente tantissima l'attenzione riservata all'efficienza aerodinamica. L'Aston Martin RB003 promette valori di downforce esagerati, anche grazie a un flex foil che consente la variazione del carico verticale. Prestazioni incredibili, un carattere davvero molto estremo, ma al contempo un po' più di fruibilità rispetto alla più estrema Valkyrie da cui si ispira. Fine del Salone dell'Automobile di Ginevra 2019 per noi, lasciamo la sala stampa per dirigerci a questo punto in direzione di Montreux prima e dell'Italia poi. Ultima cena dopo il Salone dell'Automobile di Ginevra, in occasione del nostro rientro a casa. Siamo a Montreux, che ha ospitato tra le altre cose il grande Freddie Mercury qua all'interno della sua città. Un saluto a tutti da parte di tutto lo staff. Fruibilità quotidiana ma senza rinunciare alla sportività. Questo è l'obiettivo che Maserati cerca e centra con Levante, la vettura che stiamo andando ora a testare nella versione SQ4 e in allestimento gran lusso. Una vettura dal carattere molto trasversale che permette di affrontare tanto le sfide della vita quotidiana più disparate, tant'è che abbiamo anche una modalità dedicata specificatamente all'off-road, quanto di permettere ai piloti più sportivi di togliersi le dovute soddisfazioni fra le curve. Com'è Levante alla guida? È una vettura estremamente piacevole da utilizzare. Noi stiamo testando la motorizzazione V6 da 3 litri, capace di 430 cavalli di potenza e di 580 Nm di coppia. Valori questi che, insieme a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale già menzionata in precedenza, vanno a tradursi in uno 0-100 km/h in 5 secondi e 2 e una velocità massima di 264 km/h. È una vettura incredibilmente precisa nel misto stretto e nel misto veloce. Lo sterzo è incredibilmente diretto, molto preciso e molto reattivo. Il motore è molto dolce e progressivo nell'erogazione. Chiaramente dimostra il meglio di sé una volta passati i 3000 giri. Il cambio estremamente rapido da utilizzare è ancora più piacevole
quando viene richiamato in azione manuale dai pedals posti alle spalle del volante. Si sta comodi, si viaggia davvero da signori all'interno dell'abitacolo di Maserati Levante. I bellami sono estremamente curati e vanno perfettamente a contrastare con tutti gli elementi diversi tra di loro all'interno del cockpit, come gli elementi in fibra di carbonio, come tutti i metalli che si sfoggiano dinanzi alla vista del guidatore, che può avvalersi inoltre di una strumentazione TFT sempre visibile in ogni condizione di luce e molto completa, affiancata oltretutto da 2 indicatori analogici molto piacevoli da osservare, con tanto di elementi cromati, oltre che da un grande display TFT posto al centro della plancia che sfrutta la funzionalità touchscreen per consentire la fruizione di tutte le funzioni disponibili a bordo. L'assetto permette di copiare tanto con precisione e rigore le curve e i tornanti, quanto di assorbire anche dossi e imperfezioni del manto stradale. Davvero un gran lavoro di sviluppo quello operato dalla Maserati per lo sviluppo appunto di Levante, che permette davvero così di affrontare praticamente qualsiasi condizione di guida possibile e immaginabile, e il tutto migliora ulteriormente quando si va a impostare la più pepata modalità sport. Come potete sentire, incredibile il sound, la sonorità del propulsore 6 cilindri a V italiano diviene decisamente più marcata all'interno dell'abitacolo, gli scoppietti di scarico divengono più frequenti e la risposta di motore e sospensioni diviene ulteriormente più vocata all'utilizzo sportivo. Un utilizzo sportivo che può essere incrementato ulteriormente mettendo anche le sospensioni in modalità sport tramite comando dedicato posto al centro del tunnel. Veramente i dossi più alti in questa modalità di guida divengono un pochettino più sensibili, ma nemmeno troppo. Tutto sommato il comfort viene preservato anche in questa modalità, che chiaramente si propone però di strizzare l'occhio al divertimento e al piacere alla guida, invitando inoltre il driver a cambiare con i pedals che rimangono fissi alle spalle del volante e che sono un vero piacere da toccare grazie alla loro fattezza e grazie al materiale utilizzato, che è l'alluminio. Potrebbero semplicemente solo essere un pochettino più alti per permettere l'utilizzo degli stessi quando il volante si trova in ogni posizione della sua corsa. Ma la cosa più incredibile è godere appieno della spinta del propulsore, che diviene incredibilmente più marcata. Sentite che a lungo, mamma mia, è pazzesco, soprattutto per un crossover. Se non sapessimo di essere a bordo di un SUV, penseremmo davvero di essere su una Gran Turismo. Sentite che sound pazzesco, sia a salire il rapporto che a scendere. La cambiata è qualcosa di davvero incredibile in questa modalità di guida, e il 6 cilindri fa inoltre sentire tutta la sua prepotente arroganza incollando davvero il driver al sedile. Sentite che belli gli scoppietti di scarico mentre si rilascia la marcia. Maserati Levante S4 gran lusso diviene davvero qualcosa di incredibile in allungo, è qualcosa di pazzesco.
non so davvero come descrivervi che cosa si prova a essere a bordo di questa vettura in questa modalità di guida mentre il 6 cilindri italiano allunga con prepotenza. Quello che colpisce è soprattutto la precisione in curva, la vettura non sbava praticamente di 1 millimetro, copia in maniera pressoché perfetta la traiettoria impostata dalla mente del pilota, il che è qualcosa di sensazionale per un crossover, ma soprattutto per un crossover dotato oltretutto di trazione integrale. Non si avverte minimamente tendenza al sottosterzo o al sovrasterzo della vettura in questa fase di guida ed è qualcosa di davvero sorprendente. Se si cerca però il comfort alla guida, meglio rimettersi in modalità normal e lasciare oltretutto la cambiata alle decisioni delle logiche di funzionamento del cambio a 8 rapporti. Così facendo si viene davvero coccolati in un ambiente che è pensato davvero per permettere di macinare chilometri in grande quantità e senza stancarsi. La seduta è molto comoda, si viene accolti in maniera davvero incredibile all'interno dei sedili di questa Maserati, che sono davvero avvolgenti, che non stancano minimamente la schiena del guidatore. Anche in modalità normal il sound del 6 cilindri a V italiano è un vero piacere da sentirsi all'interno dell'abitacolo. L'insonorizzazione chiaramente è ottima quando la velocità non diviene particolarmente elevata, ma l'obiettivo di una Maserati è proprio quello di coinvolgere anche il guidatore all'interno di una dimensione fatta di emozioni allo stato puro. Rientrati a questo punto dal Salone dell'Automobile di Ginevra, non possiamo che confermare tutto quello che abbiamo detto in precedenza su questo crossover. Il comfort è al centro di un abitacolo che ci ha permesso di viaggiare in 4 con attrezzatura e bagagli, senza mai dimenticarci di toglierci un pochettino di soddisfazioni alla guida sui passi di montagna e senza peraltro minimamente accusare benché minimo tipo di stanchezza. È qualcosa di davvero sorprendente, è una vettura dal carattere estremamente trasversale questa Levante. Da motori di lusso a questo punto a bordo del crossover Maserati è tutto. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali social e sul canale di YouTube, oltre naturalmente che sul sito www.motoridilusso.com. Ciao!